Kaweco Sport è una stilografica iconica per Kaweco. Parliamo di quelle moderne, la troviamo in alluminio come quella azzurra che sto maneggiando, quella nera, l'ultima arrivata che ha il caricamento a pistone, e quella bianca che può essere in resina o in altri colori, che si differenzia per l'appunto da quella in alluminio, ma come quella in alluminio adotta il caricamento a cartuccia oppure a converter. I pennini sono gli stessi, impariamo a sostituirli nel caso volessimo per esempio provare come scrive il pennino, che so, extra fine sulla versione in alluminio, oppure il pennino medio sulla versione piston filler, che al momento invece ha un pennino B ad esempio. Quindi sostituire i pennini sulle Kaweco Sport che abbiamo significa anche poter sperimentare nuove esperienze di scrittura. Non è affatto difficile. Per prima cosa cominciamo a smontare il pennino della piston filler. Come sempre è un pennino che è alloggiato in un conduttore che si svita dalla sezione della penna stilografica. Se non vi sentite di fare queste operazioni, non fatele, perché potreste magari maldestramente piegare, storcere, inclinare il pennino. Lo ripeto, non sono difficili, ma se non vi sentite, meglio di no. Questo elemento che è il gruppo alimentatore e pennino della Kaweco Piston Filler, come vedete ha un anellino, si chiama O-ring ed è quello che consente di bloccare e smorzare la chiusura, quindi chiuderla anche meglio quando lo andiamo ad avvitare al corpo della penna, perché il fusto nel caso della Piston Filler funge proprio da serbatoio. Occhio a non perderlo perché è di gomma e salta come un grillo. Adesso dobbiamo invece sfilare il pennino che è accoppiato all'alimentatore ed è calettato all'interno di questo cilindro grigio scuro che vedete, e per farlo io mi servo di un pezzo di gomma che aiuta a fare il giusto attrito per sfilare il pennino. Afferratelo sempre come vedete nel video per non piegare le alette, non inclinarle, non distorcerle. È evidente che questo tutorial serve anche nel caso vogliamo sostituire un pennino danneggiato oppure abbiamo comprato il pennino in oro e decidiamo di montare quello invece che quello che era già alloggiato nella stilografica. La domanda è sempre quella: riuscirò poi a rimontarlo? Sì, perché come vedete c'è una scanalatura che vi fa capire dove fermarsi per rimetterlo dentro. Non c'è nemmeno un verso perché basta, cioè è rotondo, quindi non c'è una parte piatta che dobbiamo andare a pareggiare. Quando lo rimonteremo vi ricordo l'O-ring. Ora eseguo la medesima operazione sulle altre due Kaweco, ovvero svito tutta la sezione di pennino alimentatore e ci accorgeremo che non sono identiche a quelle della piston filler, ma sono leggermente diverse. Lo vediamo intanto per la lunghezza del cilindro che alloggia pennino alimentatore e anche per la filettatura che, come vedete, è posta un po' più in alto sui modelli che sono con caricamento a cartuccia o converter. Sulla Mineral White avevo la stessa tipologia di pennino della piston filler, così sono andato a prendermi la Hickory Brown, che ha un pennino di gradazione diversa, quindi farò l'operazione su questa. Una volta sfilati i pennini dall'alloggiamento possiamo vederli, eccoli qua, sono perfettamente identici. Ho preso un B di un tipo, un B di un altro, sono assolutamente intercambiabili, anzi coglierò l'occasione anche per dargli una pulitina, basta metterlo sotto l'acqua e il gioco è fatto. Pronti per la sostituzione? Vado a mettere il pennino, eccolo qua, della misura diversa. Vedete che si ferma, c'è questo scalino che mi fa capire che mi sono fermato, poi leggermente lo spingo dentro e si ferma anche lì perché c'è proprio lo sbalzo per farlo fermare. A questo punto metto l'O-ring, avete visto come salta? Che difficile da prendere. Metto l'O-ring e vado a montare la mia piston filler con un pennino diverso rispetto al precedente.
Faccio la stessa operazione anche sulle altre penne. Mi raccomando, non confondeteli, quello grigio e più corto è quello della piston filler dove ho montato l'O-Rig. Quello più lungo con la filettatura che corre più in alto è quello che invece equipaggia la classica Sport, che sia in resina che sia in alluminio, è sempre quello. Alimentatore e pennino sono identici, quindi si possono intercambiare. Vado a rimontarlo, lo stringo quel giusto che la gomma mi fa capire adesso basta, è giunto il momento, e la mia penna è a posto per essere caricata. Se invece il vostro obiettivo è quello di scambiare i pennini da una versione Sport ad una versione AL, qui il gioco è molto più facile, perché basta semplicemente svitare la sezione, quindi il gruppo nel quale è calettato alimentatore e pennino, senza dover smontare il pennino e disassemblare l'alimentatore. Lì svitate e li montate sull'altra penna. Ma se da una di queste due voleste passare alla piston filler, dovete per forza utilizzare l'alimentatore, quello ideato per la piston, e quindi vi tocca smontare tutto. Rimonto le penne e il gioco è fatto. Questa volta mi troverò ad esempio ad avere un pennino medio sulla piston filler e quel extra fine che tanto mi piaceva sulla versione in alluminio, chissà come scrive invece su un corpo in resina ben più leggero, e quel B così bello cicciottone con quel tratto invitante che scriveva così bene sulla versione in resina, chissà come scrive questa volta in alluminio. È un'operazione che trovo molto interessante per i suggerimenti che potete ricavare su che cosa? Sulla dinamica che intercorre fra lunghezza delle penne, ma in questo caso è identica, sezione di impugnatura, ma in questo caso è identica, ma su peso e bilanciamento sì. Questa volta è diverso perché è un peso maggiore su un pennino con una porzione d'appoggio maggiore, quindi pensiamo ad un M, un B oppure anche ad un italico, è ben diverso rispetto a farla appoggiare su un pennino extra fine. Provare per credere e poi insomma mi racconterete. Ciao a tutti amici e alla prossima!